Signore e signori, bentornati su Stelle Turche Rivelate, lo spazio dove i retroscena più intensi dell'intrattenimento prendono voce. Prima di tuffarci in questa storia che sta facendo tremare il cuore di milioni di fan, ricordatevi di iscrivervi, di lasciare un like, se volete sostenere la nostra comunità, di premere il tasto abbonati per diventare parte attiva di questa famiglia che vive di emozioni, colpi di scena e passioni condivise. Perché oggi non stiamo parlando di un pettegolezzo passeggero, stiamo entrando in un capitolo che segna un prima e un dopo per chi ha seguito ogni sguardo, ogni battito, ogni silenzio carico di significato tra due nomi che insieme hanno creato un mito. Can Yaman e Demet Özdemir. Due parole che, accostate, hanno disegnato un universo emotivo in cui moltissimi si sono riconosciuti. Per anni il loro abbraccio sullo schermo è stato una promessa. Scintille che illuminavano le serate, dialoghi sussurrati che valevano più di 1000 dichiarazioni, tensioni che facevano trattenere il fiato. L'attesa di una scena diventava rito, l'idea di una reunion un brivido che correva sulla pelle dei social in pochi minuti. Hanno costruito un lessico affettivo condiviso, certi primi piani, certe pause, certe collisioni di destini che, senza una parola di troppo, raccontavano la storia più antica del mondo. Ma oggi non siamo qui per annunciare un nuovo progetto, né per svelare una sorpresa dietro le quinte. Oggi affrontiamo una notizia che ha cambiato l'aria stessa che respira il fandom. Il 20 novembre 2025, un messaggio breve e pesante come una porta che si chiude ha fatto il giro delle redazioni e delle piattaforme. Can Yaman e Demet Özdemir si separano professionalmente, orientando le proprie energie verso strade distinte. Niente addii teatrali, nessuna condanna eterna a non incrociarsi più. Nel nostro mondo, il mai e il per sempre sono parole capricciose. Eppure la realtà è concreta. Quell'alchimia che per anni ha avuto forma di coppia artistica, adesso si scioglie in due traiettorie parallele, autonome, non più vincolate alle aspettative che le avvolgevano come un abito di scena troppo stretto. Facciamo un respiro, pensiamoci. La sola vicinanza dei loro nomi scatenava emozioni come un profumo riconoscibile al primo istante. I loro personaggi accendevano l'archetipo di un amore irresistibile, scontri e riconciliazioni, mancanze che si trasformavano in desiderio, incomprensioni che diventavano prove da superare. Ogni dettaglio valeva, una mano che sfiora, una battuta appena accennata, una risata trattenuta. C'era quasi qualcosa di sacro nel seguirli. Una piccola fede laica fatta di attese e condivisioni. Ma il tempo, proprio come le costellazioni, cambia assetto. E anche le stelle, per brillare, a volte hanno bisogno di nuovi cieli. Da un lato, c'è il balzo di Can Yaman oltre i confini già conquistati. Le voci, ormai sostanzialmente confermate, parlano di un ingresso da protagonista in una produzione hollywoodiana pensata per il mercato globale. Non una presenza fugace, non una comparsa, ma un ruolo centrale in un progetto ad alto profilo. È una svolta, non un semplice passo. Le giornate si sono riempite di coaching linguistico, allenamenti con preparatori di fama, sessioni tecniche con coach cinematografici, riunioni in sale dove i dettagli contano quanto i sogni, e lunghi periodi a Los Angeles per negoziazioni e prove. Un'agenda che non lascia spazio a set locali, che impone rigore e rinnova ambizioni. È quel tipo di salto che molti immaginano, ma pochissimi realizzano davvero. Dall'altro lato, Demet Özdemir abbraccia una frontiera diversa e perfettamente coerente con la sua sensibilità. Quella che pareva una curiosità verso la moda si è trasformata, mese dopo mese, in un impegno strutturato, creativo e consapevole. Una linea fashion sostenibile, fondata su etica. Ricerca di materiali innovativi, identità estetica personale. L'abbiamo vista partecipare a tavoli chiave, entrare in hub creativi, spostarsi tra laboratori dove le mani parlano più delle parole. Chi le sta vicino la descrive come elettrica, infaticabile, schizzi sul taccuino, campioni di tessuti rigenerati, cartelle colori ispirate alla terra e al respiro della natura, prove di filiera trasparente. Le indiscrezioni soffiano forte. Una capsula è quasi pronta, essenziale, contemporanea, inconfondibilmente sua. Sì, questo vuol dire allontanarsi per un po' dalla recitazione, ma vuol dire anche costruire un'eredità con il proprio nome cucito nel tessuto, non solo nei titoli di coda. Naturale che i fan si dividano. C'è chi applaude la loro audacia. Ecco come si onora il talento, dicono, scegliendo la strada difficile,
affrontando l'ignoto, rinunciando alla comfort zone per crescere. C'è chi, invece, sente un nodo alla gola. Per molti questa è la fine di un capitolo amatissimo, il rischio che quella scintilla irripetibile non torni a vibrare nello stesso modo davanti a una telecamera. È un lutto lieve ma reale, il timore che la magia non si replichi, che la memoria resti l'ultima scena di un film senza sequel. E come biasimarli? Quando due carriere si intrecciano così a fondo, anche il pubblico si intreccia, e staccarsi fa male. Ma dietro i riflettori ci sono due persone in cammino. Sogni che cambiano forma, ambizioni che reclamano spazio, desideri che chiedono aria per fiorire. La nostalgia, da sola, non può reggere il futuro. E mentre ci avventuriamo in questa analisi dal sapore agrodolce, vi ricordiamo di sostenere Stelle Turche Rivelate. Iscrivetevi, cliccate su mi piace, condividete i vostri pensieri nei commenti e valutate l'idea di entrare tra i sostenitori con il tasto abbonati. I vostri suggerimenti guidano le nostre prossime scelte, raccontano a noi quali stelle volete che illuminiamo. Intanto, la metamorfosi di Can Yaman è già in atto. Ha ridotto quasi a zero le promozioni locali, preferendo allenamenti mirati e sessioni di dizione avanzata progettate per scivolare tra accenti con naturalezza cinematografica. Gli addetti ai lavori, con parole misurate, dipingono il copione a cui sta lavorando come un congegno preciso, tensione psicologica, scosse emotive, azione calibrata. Un territorio dove contano la presenza scenica, la capacità di reggere lo sguardo della macchina da presa nei momenti sospesi, e quel mix di fisicità e vulnerabilità che lo hanno già reso riconoscibile. Sullo sfondo, un set internazionale che impone disciplina e visione, l'orizzonte di una distribuzione capace di parlare a molte lingue. Dalla parte di Demet Özdemir, tutto respira di botteghe e intuizioni. Chi l'ha incrociata racconta di tavoli occupati da telai miniaturizzati, prototipi disegnati al millimetro, scarti riutilizzati per dare vita a nuovi volumi. Si discute di tracciabilità, di acqua risparmiata, di tinture meno invasive, di filati riciclati che non rinunciano alla grazia sulla pelle. Lei si muove tra le sale come una direttrice d'orchestra. Entra, osserva, tocca, annota, rientra e rimescola. L'ossessiva attenzione al dettaglio non soffoca l'istinto, anzi lo governa. Questo non è un hobby per giorni liberi, è l'architettura di un progetto personale, un'impresa dove la firma ha peso e responsabilità. Le reazioni online restano un mosaico frammentato e vivo. C'è chi scrive volate, vi seguiremo ovunque, e c'è chi sussurra allo schermo non sarà più lo stesso. Ed entrambi, in fondo, dicono una parte di verità. Non sarà più lo stesso, no. Ma diverso può significare più ricco, più maturo, più vicino a ciò che davvero definisce un artista quando sceglie di non ripetersi. A volte la bellezza cambia forma per continuare a essere bellezza. Il 20 novembre 2025 rimarrà una data simbolo, il momento in cui è cambiata la bussola con cui misuriamo il successo. Non più un punto d'arrivo, ma un susseguirsi di reinvenzioni coraggiose. C'è qualcosa di profondamente ispirante nel vedere due interpreti scegliere la crescita al posto della sicurezza, la sfida invece dell'abitudine, il domani davanti al già visto. È una lezione che parla a tutti, a chi crea, a chi guarda, a chi spera. E no, questo non significa che i loro sentieri siano destinati a non incontrarsi mai più. La vita, lo sappiamo, ama sorprendere. Se un domani dovessero decidere di tornare su un set insieme, sarebbe con fondamenta più solide. Due professionisti più esperti, più consapevoli, più allineati alla propria voce creativa. In quel caso, sarebbe un ricongiungimento non di necessità, ma di scelta. E la scelta, in arte, pesa più del destino. Per ora restiamo davanti a due inizi. Da una parte, Can Yaman che si misura con l'arena più esigente del cinema internazionale, pronto a riscrivere la propria traiettoria davanti a platee lontane ma attente. Dall'altra, Demet Özdemir che cuce, idea, e definisce una visione di moda sostenibile capace di dire chi è, cosa sente, cosa vuole offrire. Finisce un'era, ne nascono due. E non c'è nulla di più elettrizzante di un inizio doppio, quando il mondo trattiene il fiato e aspetta la prima nota. Prima di chiudere, un ultimo promemoria dal cuore. Se questo racconto lungo, profondo e pieno di sfumature vi ha coinvolti, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate, sosteneteci con un like, lasciate un commento e, se vi va, unitevi alla nostra community con il pulsante abbonati.
La vostra voce ci aiuta a crescere e a portarvi altre storie esclusive sulle stelle che amate. Questa è Stelle Turche Rivelate, che vi saluta fino al prossimo capitolo, quando un'altra verità delicata chiederà di essere raccontata e un'altra emozione troverà la sua strada verso di voi. E quando penserete a ciò che Can Yaman e Dimet Özdemir hanno rappresentato, ricordatevi che a volte l'amore per un duo si prova anche lasciandolo andare abbastanza lontano da farlo tornare un giorno più luminoso di prima. Fino ad allora, ascolteremo il fruscio delle notizie, seguiremo le tracce dei loro passi e daremo voce alle vostre speranze. Il resto, come sempre, lo decideranno il tempo, il talento e quel misterioso magnetismo che li ha consegnati alla nostra immaginazione. Il sipario scende su una scena e si alza, nello stesso istante, su due palcoscenici nuovi. Il primo profuma di grandi studi e notti californiane, il secondo di laboratori illuminati da lampade bianche e drappi posati con cura. Due luci che non si annullano, ma si moltiplicano. E noi saremo qui, pronti a raccontarvi come brillano.